Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa live serale dove spero che la voce tenga, ma sarà comunque una live breve, sarà comunque una live abbastanza breve, ma voglio parlare della legge dell'attrazione perché ho ricevuto molte persone che mi dicono ma a me la legge dell'attrazione non funziona. Il mindfulness è molto utile, è una meditazione presa dal buddismo tantrico tibetano, per cui conosco bene. E quindi la legge dell'attrazione non funziona. Molte persone appunto mi dicono ma con me la legge dell'attrazione non funziona perché mi capitano tutte situazioni negative, la legge dell'attrazione non va, non funziona. Tanto saluto solo Catwoman, Wonder Robbie che dopo di me farà una live, per cui iscrivetevi al canale di Wonder Robbie e dopo la mia live partirà la live di Wonder Robbie, quindi tutti a seguire Wonder Robbie, ma poi lo dirò ancora. Certo, col no contact va benissimo. Allora, dobbiamo tenere quindi presente questo, che le persone che dicono a me sì, la live non funziona, a me la legge dell'attrazione non funziona, in realtà non sanno quello che stanno dicendo. È come uno che mi viene a dire con me la legge di gravitazione universale non funziona. Non è assolutamente vero, cioè la legge dell'attrazione è una legge universale, non è che funziona con qualcuno o non funziona con qualcun altro. Ma non è che non la sanno applicare, la applicano, solo che l'applicano non probabilmente secondo i loro desideri coscienti. Perché la legge dell'attrazione è un po' come la legge karmica, funziona sempre. Se ti capitano delle sfighe, non è che la legge dell'attrazione con te non funziona, funziona benissimo. Infatti, quelle sfighe che ti arrivano te le sei attratte tu. Questo è il discorso. Uno dice, ma come? Perché qua si ha col film, il libro The Secret, si è fatto confusione per quanto riguarda la legge dell'attrazione. No, secondo me si è fatto confusione perché si è venduto, o per meglio dire, promosso il prodotto legge dell'attrazione come se fosse un supermercato dei desideri. Supermercato dei desideri, eccola qua, Tati Tati, Eli Venceslau, Cuore, un po' di persone, Massimo B. No, si è, diciamo, venduta la legge dell'attrazione come se fosse un supermercato dei desideri. Io desidero una cosa, ma intensamente, se la desidero intensamente, questa cosa si manifesterà. Ecco, è stata venduta in questo modo, non una legittimazione. Basta che io mi concentro e penso una cosa positiva e questa si avvererà. Ma non è così, perché ci sono un mondo di motivi per cui quella cosa potrebbe non avverarsi. Intanto ci sono dei motivi karmici, cioè ecco, teniamo presente questo, che il limite della legge di attrazione è, e che poi sono due leggi collegate, è la legge karmica. Se tu non hai generato delle cause, non puoi ottenere dei risultati. Puoi fare tutto quello che vuoi, puoi metterti a meditare, fare tutto quello che vuoi, ma se tu non hai generato delle cause, non ottieni dei risultati. Le cause cosa sono? Sono i semi karmici, cioè se tu non hai seminato, come dire, le piante di mele, non nasceranno mai mele, nascerà qualcos'altro, nasceranno cose diverse. Adesso Edi Vincislau, non ti urlo dietro perché non sono senza voce, ma non hai capito niente tu del no contact. Io ne ho parlato in 50.000 video e siete proprio ignoranti come capre, siete delle capre, capre. Siete ignoranti come delle capre. C'è poco da fare, siete capre, basta. Solo delle capre siete. E allora stavo dicendo capre, ma non è possibile, l'avevo detto in 50.000 salse diverse, vabbè.
E allora dobbiamo tenere presente questa situazione, no? Che se io voglio raggiungere un obiettivo, devo prima generare le cause. Se una volta che ho generato le cause, poi posso sperare di attrarre quell'obiettivo creando le condizioni affinché quell'obiettivo si possa realizzare. Quindi per qualunque cosa mi succeda, io devo generare cause e condizioni. Le cause sono, diciamo, i semi. Le cause sono i semi e le condizioni sono, facciamo un esempio dell'agricoltura. Le cause sono aver seminato i semi delle piante di mele, ma soltanto aver seminato i semi delle piante di mele non mi garantisce che nascano le mele, perché questi semi devo coltivarli, devo innaffiarli, devo concimarli, devo arare il terreno, cioè devo rendere questo terreno fertile. E allora soltanto se semino i semi in un terreno fertile riesco a far sì che questi semi possano maturare. Ecco, seminare in un terreno fertile vuol dire andare a stimolare con la legge d'attrazione. Ecco, però Maria la mela può nascere, vuol dire andare a stimolare con legge d'attrazione, vuol dire meditare tutto. Ma tu puoi stare a meditare 50.000 vite, ma se non hai seminato sti semi, non nasceranno, perché la meditazione, la concentrazione, l'intenzione sono solo le condizioni, non sono le cause. Quindi non serve a niente, non serve assolutamente a niente avere l'intenzione, cioè se hai l'intenzione di vivere l'amore, ma tu non hai seminato i semi dell'amore, non lo vivrai, ma neanche se stai lì a meditare tutta la vita, o per 10.000 vite, o per 100.000 vite, non serve a niente. Devi preoccuparti di generare le condizioni, quindi la legge dell'attrazione, i semi, le cause, quindi la legge dell'attrazione è cause e condizioni. Fatemi fuori sto cretino del troll. Allora, per cosa vi pago lo stipendio? Oh, bravi, l'avete nascosto, brava. Silvia Sicili è la prima, brava Silvia, sei un killer di troll. Brava Silvia Sicili. Allora, eh, quindi dovete stare in campana, no? Da questo punto di vista. Quindi, se volete creare, diciamo, delle condizioni affinché, che ne pensi di Bob Proctor? Non so chi sia. Chi è Bob Proctor? Non so chi sia. Chi è Bob Proctor? Non so chi sia. Comunque, quindi questa è la condizione fondamentale. Ah, uno degli autori del Secret. No, beh, sì, adesso però non so chi sia esattamente, cioè, sinceramente non so chi sia. Io ho letto il libro, ho visto il film, adesso gli autori non ce l'ho presente. Ti desidero intensamente, sono fertile. A me desidero intensamente, mannaggia. Allora, ok, va bene. Quindi dobbiamo tenere presente questo fatto, no? Che dobbiamo avere la forza di dobbiamo avere la forza, pure, oh, quante persone che mi desiderano bene, tu vai a lavorare, sanguisuga, tu ti ho dato le indicazioni, vai a lavorare e quindi sei a posto. E poi dopo mi avrai, sanguisuga, quando inizierai a lavorare. Allora, di nuovo, sto cavolo di giapponese delle balle, turbo, vediamo chi l'ho ammazzato per primo. Allora, quindi, come facciamo a
come facciamo a trovare, quindi a far sì che la legge dell'attrazione funzioni? Funzioni nel senso che, in che senso deve funzionare? Funzioni nel senso che mi possa produrre i risultati che io voglio, perché ripeto, la legge dell'attrazione funziona sempre, perché avrò sempre delle cause e creerò sempre delle condizioni. La differenza qual è? Che creo le cause e creo le condizioni. Sì, ma se voi lo sospendete, poi questo ritorna, allora cuore CL l'aveva già eliminato, che cazzo vai a sospenderlo, no? L'aveva eliminato, quello tra 300 secondi torna a rompere le palle. Non dovete, una volta che è stato eliminato, non dovete più fare, ecco, adesso è stato nascosto, quindi Catwoman ha finito, non toccate più niente perché fate solo casini. Allora non fate niente, adesso l'ha eliminato, non fate più una mazza. Allora, quindi la legge dell'attrazione si manifesta sempre, non c'è verso, quindi non c'è verso. Soltanto che noi non sappiamo che seme abbiamo seminato e non sappiamo che condizioni abbiamo generato, perché le condizioni sono l'intenzione che noi mettiamo nel fare le cose, le azioni che noi facciamo. I semi dobbiamo averli seminati. Sicuramente in tante vite abbiamo definito tante azioni. Sì, il pensiero, l'azione, il risultato va bene, ma se non hai messo le cause non c'è niente da fare. Tu puoi mettere tutti i pensieri, fare tutte le azioni che vuoi, tutto quello che vuoi, ma se non hai seminato, se non hai creato le cause prima, non ottieni nessun risultato. Ci sono persone che sembra che fanno un sacco di cose e gli va tutto storto. Altre persone che non fanno niente, gli va tutto dritto. Gli va tutto dritto, facendo anche poco, perché ad alcune persone gli va tutto dritto e ad altre persone non gli va dritto per niente. Ciuto, perché non ti va dritto per niente? Devi chiederti perché non ti va dritto. Ci sono dei motivi. I motivi sono che non hai creato le cause per farlo andare dritto e quindi le cause vanno create. Perché non hai creato le cause, perché non hai creato le cause, non hai generato, non hai generato, sì, ma era una battuta, beh, Ciuto, non ha neanche capito la battuta, mannaggia, non ti va dritto, Ciuto, non ti va dritto niente. Come si creano le cause? Le cause sono delle azioni, no, che tu devi fare. Ad esempio, se questo è tanto per fare un esempio, se tu vuoi ottenere dei soldi, devi dare dei soldi. E questa è una cosa interessante, no? Questo è un principio esoterico. Poi dici, ma c'è quello tirchio che riceve un sacco di soldi, li avrà dati in qualche altra vita, ha fatto atti di generosità in qualche altra vita. Se tu vuoi ottenere l'abbondanza, devi dare generosità. Poi magari le hai fatte in altre vite, in questa vita sei tirchio e ti rovini, eccetera. Però se tu non riesci a ottenere niente, ci sono in alcune tradizioni esoteriche dove è nei periodi di carestia che donano di più, che danno di più. Quando hanno meno, danno di più. Ma d'altra parte, questo principio esoterico lo diceva pure San Francesco, no? È dando che si riceve, non soltanto da un punto di vista materiale, ma da un punto di vista, ma da un punto di vista anche materiale, pratico, mondano. Bisogna iniziare a dare. Gli atti di generosità ti portano dei vantaggi. E quali sono questi atti di generosità? Ad esempio per riuscire a ottenere. C'è, vabbè, la generosità materiale, quindi dare a chi ha bisogno. Dare a chi ha bisogno. Devi dare a chi ha bisogno. Se incontri, cioè, ci sono persone che danno quando hanno bisogno, qualcuno che ha bisogno. Ora tu dici, se tu non dai niente, non ottieni niente.
Quindi inizia a fare delle offerte, inizia a dare, se tu vedi un barbone sotto casa e non gli dai, che ne so, anche poco, 5 euro, 10 euro, qualcosa, non otterrai niente. Quando vedi uno che chiede l'elemosina, dagli dei soldi, non tanto, 5 euro, dagli 5 euro, te per dire, ma anche 5 euro daglieli. Poi, questo è dal punto di vista materiale, poi devi dare da un punto di vista, devi dare da un punto di vista, come si dice, spirituale, cioè devi dare affetto, devi dare vicinanza, comunque devi fare atti di generosità. L'atto di generosità più alto, eh, l'atto di generosità più alto è, beh, ma tu non puoi sapere se questo se li fumi in sigarette, questo non vuol dire, tu metti un'intenzione, tu generi un seme. Cioè, se io do 5 euro a te, come faccio a sapere in cosa tu li usi? Però cerco di aiutarti. Beh, ecco ad esempio, Catwoman, l'atto di generosità più alto sarebbe quello di dare il Dharma, dare degli insegnamenti. Se tu a questa persona, ad esempio, gli insegni a smettere di fumare e a non farsi del male, è un atto di generosità ancora più forte. Se tu sai che questo se li spende in sigarette, dovresti dargli, che ne so, anziché dargli 5 euro, gli compri un panino e gli dai un panino, per fare un esempio, no? Quindi, eh, poi un'altra cosa, Loretta, le cose che dai non devi dirle a nessuno. Quello che tu dai a qualcuno non devi dirlo a nessuno, non devi dirlo a nessuno. Perché se tu fai un'azione e, che ne so, fai un'offerta a qualcuno, vedo Loretta, io ho dato a uno che aveva i cani, vabbè, ha detto così, ho dato a uno che aveva i cani. Comunque, se tu fai un'offerta a qualcuno e lo dichiari, non è che perdi tutto, ma a livello karmico si depotenza molto. Qua c'è un altro principio esoterico che dice che tutto quello che tu dichiari nel bene e nel male lo depotenzi, quello che tieni segreto lo rafforzi. Tutto quello che tieni segreto tu lo rafforzi. E questo è perché se tu, perché è ovvio che altrimenti l'intenzione, ci sono persone che fanno beneficenza per vantarsi del fatto che fanno beneficenza, cioè meglio fare beneficenza vantandosi del fatto che fai beneficenza che non farla, sicuramente. Però tutto quello che tu, beh, l'amore è desiderare che le altre persone siano felici, non è un senso del possesso. Quello che tu tieni segreto rafforzi comunque, hai più possibilità che sia veri, quello che tu dichiari depotenzi. Quindi bisognerebbe dichiarare le cose negative che tu fai per depotenziarle, per togliergli forza e tenere segrete le cose positive. Gli atti virtuosi vanno tenuti segreti, gli atti poco virtuosi vanno dichiarati perché li depotenzi. Questo è un altro principio esoterico. Questo è un altro principio esoterico che dobbiamo tenere presente. Eh, beh, sì, certo. Un esempio di cosa? Allora, quindi gli atti di generosità sono un esempio, ma un esempio di cosa? Un esempio di cosa? Non so, un esempio di cosa? Quindi i vari atti di generosità sono atti di generosità materiali, diciamo sociali, di protezione sociale,
Un esempio su come fare bene. Allora, ci sono due modi di fare bene, cioè fare delle azioni che allevino la sofferenza di qualcuno, questo si chiama compassione. Se vedi uno che soffre perché ha fame, per dire, gli dai da mangiare. Se vedi uno che soffre perché ha sete, gli dai da bere. Se vedi uno che soffre perché ha freddo, gli dai qualcosa da coprirsi, per fare un esempio, no? Quindi gli atti di compassione sono alleviare la sofferenza di qualcun altro e gli atti d'amore sono invece dare felicità a qualcun altro. Quindi aiutare una persona a essere felice è un atto d'amore, aiutare una persona a superare una sofferenza è un atto di compassione, sono atti di generosità. Ovviamente, ripeto, questi sono a vari livelli, questi sono a vari livelli. Il livello più alto è il livello del Dharma, dell'insegnamento, come insegnare una persona a seguire un percorso spirituale, a seguire un percorso spirituale. Ad esempio, nel caso di Sanguisuga, adesso ti prendo un po' di mira, Sanguisuga, questo tuo amico che ti ha portato a casa la cena gratis, in realtà, nel tuo caso, non è, vabbè, può essere un atto di gentilezza e tutto, ma potrebbe non averti fatto un atto di compassione. Certo, tu avevi fame, ti ha portato la cena e ti ha sfamata. Però in realtà, se uno lo fa per renderti dipendente, non è un atto di generosità. Un atto di generosità nei tuoi confronti è aiutarti a capire che devi essere indipendente, secondo me, che devi guadagnarti la pagnotta da sola. Questo è, che devi guadagnarti la pagnotta da sola. Questo è un atto di generosità nei tuoi confronti, perché ti insegna che tu sta pagnotta te la devi guadagnare da sola. Quello è, perché non puoi, alla tua età, non sei una vecchia, come dire, che non ha possibilità di lavorare, non ha possibilità di essere autonoma e indipendente. Tu devi imparare a diventare autonoma e indipendente. Questo è un atto di generosità, perché ne trarrai sicuramente dei benefici. Quindi, questa è la cosa più importante. Una persona che ti porta la cena, ti sfama una sera, però poi tu resti dipendente da qualcuno. Quindi, secondo me, un insegnamento che tu devi apprendere è quello di renderti autonoma e indipendente, in grado di essere, tanto saluto Roberta, in grado di essere, di mantenerti da sola, di portare avanti la tua vita da sola. Perché altrimenti resti sempre dipendente da qualcuno, non ti fanno del bene se ti danno, se ti portano a casa la cena, se ti offrono questo, ti offrono quello, perché ripeto, non sei una persona che non è in grado di fare le cose da solo, quindi dovresti imparare a fare le cose da solo. Eh, questo è, quindi l'insegnamento è il, come dire, è l'atto massimo di generosità. Quindi questo a cosa serve? Serve per creare delle cause che poi se verranno alimentati, i semi che verranno alimentati creando delle condizioni, avrai la possibilità di sì, lo so, sanguisuga, appunto che è da mangiare, devi però trovarti la tua indipendenza, la tua strada. Cioè, uno che ti insegna a trovare la tua strada, quello ti fa un atto di generosità, perché ti aiuta a evolvere come persona, è un insegnamento quello. Sperare di trovare un uomo che ti mantenga non è una cosa positiva, buona e giusta, perché sarai sempre dipendente. Cosa buona e giusta è essere indipendente. Chi dice che semina amore non lo riceve mai? Beh, intanto bisogna vedere cosa semina, perché
E ripeto, spesso si confonde l'amore con l'attaccamento, perché seminare amore non vuol dire, come dire, fare lo zerbino con una persona perché tu sei coinvolto. Quello non è amore, è perché molti dicono, ah, io l'ho amato tanto e non ho ricevuto niente in cambio. Intanto, A, non ti ha chiesto nessuno di amare quella persona lì. B, tu credevi di amare, ma in realtà era soltanto un'esigenza di possesso. Quindi spesso molte persone che dicono che seminano amore diciamo, non seminano niente, credono loro di seminare amore. Punto primo. Quindi, ma certo che esistono donne che non lavorano, sanguisughe, è vero che esistono donne che non lavorano, ma non sono un esempio di, come dire, da seguire, no? Per carità, poi tu puoi fare quello che vuoi, però, cioè, vabbè, io non ti dico, secondo me un insegnamento sarebbe comunque che tu impari a diventare una persona autonoma. Sono un naso raffreddato, esattamente. Quindi la dipendenza affettiva non è amore, non è un atto d'amore, non è un atto d'amore. La dipendenza affettiva non è un atto d'amore. Oh, mi fa piacere che hai cambiato attività, tati tati, brava, brava. Direi che hai fatto un'ottima scelta comunque, al di là del... non ci sono cose morali, però poi ognuno. Quindi questo, oh, bene, mi fa piacere. Questa è una cosa solo traduttrice, brava, brava. Beh, perché più o meno poi si può trovare espressioni, diciamo, diverse. Allora, quindi questo è importante, no? Questo è importante. Imparare a mh, diventare delle persone, imparare a diventare delle persone autonome, a diventare delle persone migliori. Questo è l'atto di generosità più grande che si può fare. Quindi, una volta che abbiamo seminato questo e abbiamo fatto, le cose arriveranno, perché le condizioni prima o poi si creeranno per ricevere quanto hai dato. Fa parte del giro dell'universo, fa parte del giro dell'universo. È inevitabile che accadano, è inevitabile che accadano. Intanto io tra un po' passo la mano perché sono veramente stanco, anzi passerò la mano perché sono proprio stanco, ma vi suggerisco di andare nel canale di Wonder Robbie, iscrivervi al canale di Wonder Robbie che adesso partirà con una live, Wonder Robbie partirà con una live. Quindi, beh, come facciamo a capire se ami veramente qualcuno? Se ami qualcuno vuol dire che non hai attaccamenti, e vuol dire che amare significa desiderare la felicità di qualcun altro, questa è la definizione. Se tu desideri, se no, tutto il resto è attaccamento, tutto il resto è attaccamento. Grazie, ma adesso sto già meglio, solo che sono un po' stanco. Un iperlogico libertino manifesto. Brava Tati, brava Tati. Io sono attaccata, raga, amici miei. Vabbè, sì, adesso mi farò, come si chiamano? I suffamigi si chiamano? Mi farò i suffamigi con la camomilla e un altro affare lì, non mi ricordo come si chiama, non il... Vabbè, insomma, comunque. Sulfamidici, no, sulfamidici, insomma, no, l'aerosol dovrei fare, però non ho il coso suffumi, insomma, il coso lì e ci metto la camomilla e un'altra cosa, la nostra Tania Grandi, Summifugi, Suffimugi, va bene,
Su Fumigi, e va bene, quella roba lì faccio. Bene, se non è ventoso, una camminata lungo alla spiaggia. Se faccio una camminata sulla spiaggia mi trovano morto domani mattina, Elena. Se faccio una camminata sulla spiaggia mi trovano deceduto domani mattina. Ma tu non hai idea a Savona di che vento c'è? Tu non hai idea a Savona del vento che c'è normalmente sul mare? A Savona sul mare c'è un vento pazzesco. Vabbè, ci vediamo a Milano, tati tati, dai. A Savona sul mare c'è un vento pazzesco. Ah, a proposito di Milano, vi ricordo, domani ci vediamo a Torino. Domani ci vediamo a Torino. Il Magnesio lo prendo. Domani ci vediamo a Torino, 12, sì, 15 febbraio a Torino. Domani alle ore 21 e farò un seminario su autostima e seduzione. Mentre i fumenti, bravo, mentre a Milano domenica 3 marzo dalle 9:30 alle 19 un seminario full immersion e un altro seminario full immersion a Roma domenica 7 aprile dalle 9:30 alle 19. Per tutto il riferimento è il 333 15 11 703. Domani Torino, domani Torino, domani a Torino. Bene, detto questo, eucaliptolo, sì. Detto questo, no, Terra Piattaro non è un ciuto, non è un troll Terra Piattaro. Ripristinatemi Terra Piattaro. Non è un troll Terra Piattaro, non è un troll, non è un troll. Ripristinate Terra Piattaro, ciuto, non è un troll. Allora, qualcuno mi ripristini Terra Piattaro, non è un troll. Ah, ok, bravi. Terra Piattaro non è un troll, l'avete ripristinato. Ok, no, l'ha ripristinato, è a posto, è a posto. Non è un troll, ciuto, occhio, eliminiamo solo i troll. Terra Piattaro non è un troll. Aspetta, la Terra Piattaro, adesso non funziona sto cavo da Faber. No, non so cosa scrive, ma aspetta a eliminare, no, aspetta a eliminare, scrive, ma non, è spiritoso, ma non è un troll. E invece chi dice parolacce non è un troll comunque Terra Piattaro, non è un troll. Va bene ragazzi, quindi un saluto a tutti e se volete passare, credo che Wonder Robbie farà una live, Wonder Robbie farà una live, iscrivetevi al canale di Wonder Robbie, farà una live e potete passare sul canale di Wonder Robbie che farà una live e niente. Auguro una buona notte a tutti e iscrivetevi anche al mio canale e ci vediamo domani. Quindi chi vuole continuare... Oh, Sanguisuga, grazie Sanguisuga, grazie. Salute a tutti. Comunque continua la live sul canale di Wonder Robbie, chi volesse. Io saluto tutti e buonanotte. Domani Torino, 20:45 Torino. Milano domenica 3 marzo e Roma domenica 7 aprile. Riferimento per tutti è il 333 15 11 703. Ciao a tutti, salutiamo Tati, ciao Tati, Viviana Paglionico, Silvia Sissili, Roberta Fix, Catwoman, Maria Lamela, Wonder, Ciuto, Baghera la Pantera,
Sanguisuga, Giugolina, Catwoman, Roberta, Terra Piettaro, Ciuto, Passion, Alessandro, ciao Alessandro Marco, Alfi, Roberta, Marina Meme, ciao Marina, Roberta Farina. No, al mare muoio, se no, non ci vado al mare, tranquilla, se vado al mare. Roberta Fix, ciao Roby, ok. Ciao a tutti, buonanotte a tutti, ciao a tutti.